Come promesso, eccoci arrivati a un nuovo esercizio, anzi a due nuovi esercizi sul congiuntivo, perché, come ti ho spiegato molte volte, uno dei modi migliori per fissare l'uso del congiuntivo è proprio mettersi alla prova. Quindi ho preparato due esercizi di livello B2, anche se alcune frasi sfoceranno nel livello C1. Nel primo esercizio vedrai delle frasi e dovremo capire insieme se sono corrette o sbagliate. Nel secondo esercizio invece vedrai delle frasi da completare con il verbo corretto. Primo esercizio. Queste frasi sono corrette o no? Prima frase. Focalizzati sempre sul verbo in questi esercizi, Questa frase non è propriamente corretta. Sarebbe più corretto dire: per la camera da letto cerco un quadro che dia un po' di colore alla stanza. Qui abbiamo una subordinata relativa con il pronome relativo che. Ma perché usiamo il congiuntivo qui? Numero 1, non parliamo di un quadro specifico. Sto cercando un quadro. E numero 2, quindi stiamo introducendo una caratteristica, dei requisiti del quadro. Quindi nelle frasi relative in cui introduciamo dei requisiti per qualcosa o per qualcuno, usiamo il congiuntivo. Numero 2. C'è o non c'è un errore? In contesti molto informali e familiari si potrebbe sentire una frase così, ma in realtà, ecco, qui sarebbe necessario usare il congiuntivo. Non credevo che ci volesse così tanto tempo per dipingere questo cancello. Qui abbiamo il verbo volerci, che significa essere necessario. Terza frase. Anche qui siamo di fronte a una frase che in contesti informali non è completamente sbagliata. Diciamo che in contesti familiari è accettato l'uso dell'imperfetto indicativo al posto del congiuntivo trapassato. Ma qui parliamo di un periodo ipotetico del terzo tipo, dell'impossibilità. È un evento nel passato che non può essere cambiato. Quindi la regola del periodo ipotetico del terzo tipo suggerisce che nella subordinata con la congiunzione se inseriamo il congiuntivo trapassato e il condizionale passato nella frase principale. Quindi, se i miei genitori non mi avessero dato una mano, non sarei mai riuscita a comprare questa casa. Congiuntivo trapassato, condizionale passato. Ma ti ricordo che in contesti informali spesso il congiuntivo trapassato, ma anche il condizionale passato, sono sostituiti dall'imperfetto dell'indicativo. E quindi è molto comune sentire italiani dire: se i miei non mi davano una mano, non riuscivo a comprare questa casa nuova. È orribile dal mio punto di vista, ma si sente, ecco. Ultima frase del primo esercizio. Corretta o sbagliata? In questo caso è corretto. Ci troviamo in uno di quei casi in cui il congiuntivo è usato in una frase indipendente. Magari piovesse è chiamato congiuntivo ottativo o desiderativo. È come dire vorrei che piovesse. E infatti in questo caso usiamo il congiuntivo imperfetto perché c'è un verbo al condizionale, vorrei. Ma qui abbiamo una frase indipendente, magari piovesse, e ho usato il congiuntivo imperfetto proprio perché esprime
una probabilità più bassa, maggiore incertezza. Secondo esercizio, completiamo queste frasi con il verbo corretto e avrai due opzioni tra cui scegliere, A e B. Prima frase. Vi scrivo perché sappiate che il vostro collega non si è presentato per riparare il lavandino del bagno. Vi scrivo perché sappiate. Qui usiamo il congiuntivo presente del verbo sapere, perché in questo caso la congiunzione perché non ha una funzione causale, ha una funzione finale, indica un fine, è un sinonimo di affinché. Quindi vi scrivo affinché sappiate che il vostro collega non è venuto, non si è presentato. Seconda frase. Alberto si comportava come se non fosse contento di aiutarci a traslocare. La locuzione come se è sempre seguita dal congiuntivo imperfetto, quando indica contemporaneità. Si comportava come se in quel momento non fosse contento di aiutarci. Se invece parliamo di un evento precedente, allora useremo il congiuntivo trapassato. Ma lo vedremo a suo tempo. Frase numero 3. Quale opzione scegliamo qui? Qualunque casa scegliate, provate a conoscere i vicini prima. Qualunque casa scegliate. Qui usiamo il congiuntivo di scegliere perché abbiamo un indefinito, un aggettivo indefinito, qualunque, come qualsiasi. E con gli indefiniti usiamo il congiuntivo generalmente, anche se non è raro sentire l'uso dell'indicativo in questo caso. Ultima frase. Mi piacerebbe tanto comprare questo appartamento, sempre che il proprietario voglia venderlo, sempre che è una locuzione congiuntiva condizionale. Potremmo sostituirla con a condizione che, a patto che, indica quindi una condizione, è ipotetica. E sappiamo che con le congiunzioni condizionali usiamo il congiuntivo, sempre che voglia venderlo. Com'è andata? È stato facile? Difficile? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. E se hai notato un uso particolare del congiuntivo in questo video, prova a creare delle frasi usando questo uso nuovo e speciale per te. Non vedo l'ora di leggere i tuoi commenti, grazie per la tua fiducia e se ti è piaciuto questo video puoi mettere un mi piace e condividerlo con altre persone che potrebbero trovarlo utile e divertente. Un abbraccio e ci vediamo al prossimo video.